Ciao a tutti, oggi parliamo di streamer audio per uso Wi-Fi ovviamente. Nello specifico parliamo del Volumio Primo V2, parliamo della Gabas Stream Source e parliamo del Raspberry Pi 4. Bene, ma innanzitutto subito le raccomandazioni di rito, quindi iscrivetevi al canale, mettete like, seguitemi. Che cos'è uno streamer? Uno streamer, io prendo i miei appunti come sempre, uno streamer, come dice la parola stessa, è un sistema che trasmette un segnale, ovvero è un sistema studiato per andare a prendere dei file da qualche parte, che sia esso un NAS, un hard disk o un servizio di streaming remoto, per darli in pasto ad un DAC, quindi a un convertitore digitale analogico. Eh, Fondamentalmente è un computer nel caso degli streamer che nascono per utilizzo Wi-Fi, un computer ottimizzato per riprodurre musica. Possiamo ragionevolmente dire che lo streamer ormai ha soppiantato il lettore CD, vabbè non parlo dei giradischi ovviamente, ha soppiantato il lettore CD e ne ha preso il posto, quindi fondamentalmente una volta si comprava in larga parte il lettore CD, oggi non lo so, stavo per dire ahimè, non lo so se è ahimè, però sicuramente in larga parte si va a comprare uno streamer per sfruttare i servizi di streaming, le piattaforme e così via. Uno streamer per funzionare avrà bisogno di connettività, quindi porte in ingresso che siano esse Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, tutto ciò che sarà necessario, USB, tutto ciò che sarà necessario per permettergli appunto di andare a prendere i file digitali dove sono, nei repository dove sono e darli in pasto all'impianto stereo. Quindi connettività in ingresso, connettività in uscita, che possa essere la classica RCA, potrebbero essere uscite bilanciate XLR, ma perché è nata l'idea di questo confronto? Io ho la mia Cabas, come dicevamo, e ho il mio Raspberry. Il Raspberry lo utilizzo come streamer principale e non mi sono mai posto il problema di confrontarli, non so perché, è un'idea che non mi è mai venuta. Poi recentemente ho avuto opportunità di provare e recensire qui sul canale, trovate il video qui sul canale, il Volumio Primo V2 e dal momento che ce l'ho avuto per un paio di mesi, ho avuto modo di fare tante prove, tanti test, a un certo punto il dubbio me l'ha fatto venire che suonasse meglio del Raspberry o diversamente dal Raspberry e così ho detto, vabbè, ho 3 streamer tra le mani, perché non fare un confronto diretto in maniera tale da poter appurare se la mia convinzione che non servisse uno streamer dedicato per riprodurre musica, ma per anni sono stato convinto che un Raspberry, un mini PC e un laptop fossero più che sufficienti per fare quel lavoro con la giusta qualità audio, anche confrontandomi con amici, addetti del settore. Gli addetti al settore naturalmente, adesso me lo concedono, hanno un interesse diverso, no? Nel senso che ovvio loro vendono streamer, non ti possono dire sì, compra un Raspberry. Però tra appassionati spesso ho trovato conforto in questa mia idea, dove sicuramente il Raspberry per me era l'ideale, diciamo un ottimo strumento per riprodurre musica. E ho detto vediamo se con questo confronto confermo la mia idea oppure magari posso cambiarla. Ma vabbè, andiamo velocemente a descriverli. Innanzitutto il volumio primo V2, vabbè, non mi perderò in tante chiacchiere, c'è la recensione sul canale, insomma andatela a cercare, magari ve la linko qui da qualche parte e così ve lo potete spulciare ben bene. Comunque è un signor hardware con un processore quad core, 2 GB di RAM, una flash interna da 16 GB, ha un DAC integrato e connettività praticamente completa, come dicevo nella recensione, manca praticamente solo l'uscita ottica, quindi Ethernet, RCA, XLR, USB e così via. Eh, Ed è un prodotto anche abbastanza piccolo e leggero. Per quanto riguarda invece la Cabas Stream Source, non sono riuscito a trovare grandi caratteristiche, per esempio non ho trovato che un processore monta, non ho trovato quanta memoria RAM utilizza, quello che posso dire sicuramente è che la connettività, ecco cerco di farvela vedere, consiste in una porta Ethernet, un'uscita ottica, una coassiale, ha l'antennina Wi-Fi, l'antennina Bluetooth e quella per NFC. In più ha una porta USB 2.0 che però può essere utilizzata solo ed esclusivamente per lo storage, quindi per poterci collegare una chiavetta a un hard disk esterno dove poter copiare la nostra musica.
e anche questa ha un DAC integrato, compatibile fino a un Wolfson, se non ricordo male, compatibile fino al formato 24 bit 96 kHz. Ok, resta da parlare del Raspberry. Il Raspberry in pratica rispetto agli altri due parliamo di un computer, in vero e proprio, un mini computer con tutte le caratteristiche del caso e parliamo di un processore anche qui quad core da 1.8 GHz, 4 GB nella configurazione che ho acquistato io, ha una configurazione con 4 GB di memoria RAM, Wi-Fi, Bluetooth, la porta Ethernet gigabit, ha due porte USB 2.0 e due porte USB 3.0 e in più anche un'uscita cuffia col jack classico da 3,5, inutilizzabile, vabbè, però ve la dico, nel senso in termini audio per noi audiofili, per noi appassionati non è utilizzabile, e ha uno slot di memoria per micro SD per caricare naturalmente il sistema operativo e ha due uscite HDMI 4K che io utilizzo tra l'altro per vedere le copertine, per vedere le informazioni dell'interfaccia di Volumio. Come abbiamo visto, tutti e tre i dispositivi sono abbastanza piccoli e sono abbastanza leggeri. Il Raspberry batte tutti perché praticamente è microscopico davvero, in pratica non pesa 50 grammi. Una volta lo pesai così con dissipatore e tutto, 50 grammi pesa. Ok, come ho fatto la configurazione di test? La configurazione di test ho preso i tre streamer, dal momento che a me interessava la parte streamer, quindi solo trasporto, in maniera tale da non essere condizionati dal DAC interno. Ho avuto l'opportunità, fortunatamente, o meglio, sia la Cabassi che la Volumio danno l'opportunità di sfruttarli solo come trasporto e quindi il Raspberry l'ho collegato al mio audio GD, il mio DAC audio GD R1 via USB. Stessa cosa ho fatto con il Volumio primo, quindi via USB. La Cabas purtroppo non avendo un'uscita USB ho sfruttato quella ottica, sempre con lo stesso DAC, quindi in pratica ho cambiato i tre streamer mantenendo la stessa catena. Quindi a valle abbiamo trovato DAC, come dicevamo, DAC Audio GD R1, il pre-Master 19 sempre Audio GD, il mio finale Electrocomponent AV120 e diffusori Revival Audio Atalante 5. È stato veramente interessante, devo dire, queste prove, io dico sempre di provarle le cose, non parlare o non convincersi delle opinioni altrui. Perché? Perché innanzitutto sono opinioni e quindi opinabili come tali, e poi perché ognuno ha il proprio contesto, ha i propri gusti, ha il proprio impianto e quindi ha la propria percezione e quindi di conseguenza io dico sempre che è sempre meglio provarlo. Poi una volta che uno ha provato e dice io ho sentito, non ho sentito, mi piace di più questo, mi piace di più quell'altro, è tutto da rispettare assolutamente. Quindi è stato veramente interessante come prova, ho riascoltato un sacco di brani, anche cose che non ascoltavo da tanto tempo e così via. E ho riascoltato Works 1, volume 1 di Emerson, Lake and Palmer, era tantissimo tempo che non lo ascoltavo, è un disco clamoroso, bellissimo davvero, e non so perché era tanto tempo che non lo sentivo. E dicevo quindi, ho fatto una serie di considerazioni. Eh, Innanzitutto il costo. Perché il costo? Perché quando io ho comprato il Raspberry ormai diversi anni fa, non c'era battaglia da questo punto di vista, perché gli streamer comunque costavano diverse centinaia di euro. Il Raspberry si prendeva con tanto di memoria, ecco, dissipatore, alimentatore e tutto con 70 euro, 80 euro. Quindi in termini di costo non era proprio comparabile e quindi il Raspberry vinceva veramente a mani basse. Oggi le cose sono un po' cambiate, anzi sono cambiate parecchio. Perché? Perché innanzitutto il Raspberry è aumentato di costo. Vedevo proprio di recente che comunque completo di dissipatori, micro SD, alimentatore e così via, sfiora i 150 euro. Oggi con poche decine di euro di più si prende uno streamer già bello e fatto e ben suonante. Non ho avuto modo di provarlo io personalmente, però tutti dicono che suoni bene, quindi non ho motivo di non crederci. Quindi questo è già la prima considerazione da fare, no? Comunque Raspberry prevede un'installazione, una configurazione, c'è bisogno di quelle conoscenze, non chissà cosa, però quel minimo di conoscenze basiche di informatica ci servono, mentre invece questi streamer uno collega la spina, aggancia la rete, se collega la Ethernet neanche quello e funzionano praticamente via protocollo DLNA, vedono il NAS, via USB vedono la libreria su un disco, applicazioni con i servizi di streaming già integrate, quindi praticamente sono veramente alla portata di tutti.
Quindi già sul fronte costo Raspberry non vince più come vinceva una volta, ecco, diciamo così. Sul lato prestazioni, stessa cosa, un hardware studiato, pensato per un dato software funzionerà sempre meglio. Come dicevo durante la recensione del Volumio, la nota azienda della mela mozzicata insegna, no? Il proprio sistema operativo su un pool ristretto di hardware ottimizzato su quello va che è una bomba, poco da discutere. Il Raspberry, adesso il mio comincia a avere anche qualche anno, però insomma diciamo in termini di performance non è che faccia strappare i capelli, ecco diciamo così. La resa audio che naturalmente è la cosa che a noi ci interessa di più ed era quella per cui io ho fatto questo test, questo confronto tra questi tre streamer. Eh, c'è poco da discutere, io pensavo che non ci fosse la differenza, invece c'è, gli streamer suonano meglio, poi magari dopo approfondiremo meglio, però ho trovato dei miglioramenti proprio in termini di resa audio sui due streamer dedicati piuttosto che, sul Raspberry. Eh, il Raspberry magari potrebbe essere più flessibile nell'utilizzo, perché? Perché essendo un computer naturalmente magari uno un domani dice ok, io domani compro uno streamer e con la Raspberry ci posso fare qualsiasi altra cosa, lo streamer nasce e muore streamer diciamo, però insomma in termini audiofili questa cosa conta praticamente nulla. Altra cosa, la connettività, questo è un aspetto importante perché? Perché ognuno di noi deve sapere di cosa ha bisogno. Allora, per esempio, io spesso sento nelle recensioni, ah, manca l'uscita ottica, ma tanto non la usa più nessuno. Io la uso invece, la uso perché, per esempio, dal mio lettore Blu-ray entro sul mio DAC in ottico e quindi i miei film me li guardo con l'impianto stereo, che ovviamente è ben altra cosa. Quindi ognuno deve vedere sulle proprie esigenze se il dispositivo prescelto ha quegli ingressi o quelle uscite di cui abbiamo bisogno. Che so, altro esempio, il mio DAC è un DAC bilanciato, ha gli ingressi XLR, dovessi comprare uno streamer, magari terrei d'occhio anche l'aspetto delle uscite XLR per fare una catena completamente bilanciata. Ecco, quindi ognuno sulla connettività deve vedere bene di cosa ha bisogno. Sicuramente gli streamer da questo punto di vista sono molto più completi rispetto a Raspberry, poco da dire. Un altro aspetto importante da considerare nel caso in cui uno decida di andare su un sistema Raspberry o mini PC, io dico Raspberry, ma vale la stessa cosa per il mini PC, vale la stessa cosa per il laptop e così via. Sono sistemi che vanno installati, configurati, in alcuni casi anche ottimizzati. Nel caso di un laptop Windows sicuramente andrà ottimizzato. Non dico che sia difficile come cosa da fare, però bisogna saperla fare, bisogna avere quel minimo di conoscenze, quel minimo di pratica per far rendere il tutto al meglio. Mentre invece gli streamer ovviamente nascono per quello, fanno quello e quindi non è che hanno bisogno di particolari voli pindarici per farli funzionare. Ultimo, ma tutt'altro che ultimo, il software, l'interfaccia comunque, l'interfaccia utente. Qualche anno fa devo dire che ho visto delle interfacce utente che hanno fatto bene, anche quella della Cabas. Io questa sono diversi anni che ce l'ho, saranno 7-8 anni forse che ce l'ho, e devo dire che all'inizio il software mi ha fatto penare, si bloccava, insomma non era proprio il massimo. E poi invece i signori della Cabas lo hanno sistemato e devo dire che adesso è veramente eccezionale. Ma penso che più o meno ormai siano tutti da ottimo in su, diciamo. Poi naturalmente uno, cioè a chi piace di più una cosa, a chi piace di più l'altra. Io per esempio nel tempo su Raspberry ho provato, o anche su mini PC, ho provato Volumi, ho provato Dafile, ho provato Mood, ho provato Audirvana, insomma ne ho provati tanti. Alla fine mi sono fermato a Volumio perché era quello che mi piaceva di più. C'è anche qualche differenza in termini di resa sonora, però insomma anche lì parliamo del sesso degli angeli. Però a me alla fine l'interfaccia, il software Volumio mi è piaciuto e mi sono fermato lì. A qualcun altro potrebbe piacere altro, ci mancherebbe altro. Però una cosa sicura, vanno tutti bene praticamente. Qualcuno è eccezionale, qualcuno è solo ottimo, ma vanno tutti bene. Detto questo, mi sono fatta un'idea chiara di quello che è un po' il mondo degli streamer, almeno per quello che erano gli strumenti che ho a disposizione. Spero magari in futuro di poterne provare anche altri. E ho cercato di riassumere, per essere il meno prolisso possibile, di riassumere l'idea che mi sono fatta con una serie di pro e contro di ogni singolo dispositivo, così magari da farmi capire meglio.
Per esempio il Raspberry. Il Raspberry, i pro del Raspberry, il costo, perché comunque costa ancora meno di tanti streamer, quindi sicuramente il costo, e poi le dimensioni, anche se questo è un po' un'arma a doppio taglio, come adesso vedremo. Eh, le dimensioni sono un aspetto da non trascurare, perché sui nostri rack ormai il lettore CD e il giradischi e il DAC e il pre e il finale e gli alimentatori esterni e le cose cominciano a diventare tante le cose da mettere sui nostri mobiletti, quindi magari un dispositivo piccolo da poter mettere da una parte non ha quanto spazio potrebbe avere per qualcuno il suo perché. In compenso ha dei contro da considerare seriamente. Per esempio, al boot è un pochino lento, in fase di partenza diciamo che tra annessi e connessi un paio di minuti ci vogliono. Non muore nessuno, ci mancherebbe altro, 2 minuti li possiamo aspettare, nel frattempo accendiamo l'impianto, magari andiamo ad aprirci una birra, che ne so, però sicuramente non è proprio il massimo in fase di boot. Eh, il peso, dicevamo, il peso delle dimensioni, e le dimensioni piccole, il peso sicuramente possono essere un vantaggio, però sono anche uno svantaggio. Io per esempio devo fare attenzione perché sennò i cavi me se lo tirano dietro, l'ho dovuto mettere nel ripiano più in basso, altrimenti i cavi collegati dietro è talmente leggero che me lo buttano in terra. Non è un dettaglio trascurabile, insomma, ecco. E poi tra i contro ho annoverato anche la resa audio, così spoilerò subito questa cosa, che è leggermente inferiore rispetto ai due streamer. Non parliamo di nulla di clamoroso, bisogna farci attenzione, questa è stata figlia di tante prove, molto attento, molto concentrato su brani che conoscevo estremamente bene. Fatto questo, sicuramente ho trovato delle differenze percepibili, nel senso non sesso degli angeli, percepibili. Però continuo a utilizzarlo e sicuramente non comprerò uno streamer a strettissimo giro. Però, ne parleremo dopo del però. E un'altra cosa che non mi piace di Volumio, e sinceramente più tempo passa e meno mi piace, è il fatto che la libreria dei file che ho sul mio NAS bisogna aggiornarla manualmente. Che ecco, l'altra sera ho comprato un CD di Alicia Keys e l'ho rippato, l'ho messo sul NAS, ho dovuto accendere il Raspberry e fare l'aggiornamento della libreria perché da solo non se la vede. Questa cosa mi piace col tempo, più tempo passa e meno mi piace. Se invece parliamo del Volumio primo V2, anche qui, ripeto, andatevi a vedere la recensione, così sicuramente è molto più dettagliata, però ho cercato di riassumere i pro del Volumio primo, l'usabilità innanzitutto, la connettività, il case, la fattura del case, la qualità audio e l'estetica, un prodotto davvero ottimo, bello, io dalla recensione penso che si capisce che veramente mi è piaciuto. Naturalmente tutte le cose hanno un contro, anche il Volumio primo, anche lì il boot non è che sia proprio un fulmine a ciel sereno, ci vuole circa 1 minuto e mezzo, anche lì non succede niente, uno aspetta per quando accende il resto dell'impianto, insomma quel minuto e mezzo passa, però magari qualche cosettina di un pochettino più snello potrebbe essere interessante. Anche sul volume primo, tra i contro, sicuramente devo annoverare il fatto dell'aggiornamento manuale della libreria. Il sistema operativo è lo stesso, quindi funziona allo stesso modo. Venendo invece alla Cabas Stream Source, i pro che ho individuato sono l'interfaccia utente, appunto, secondo me eccezionale e azzardo a dire anche migliore di quella di Volumio, e la qualità audio, veramente notevole davvero, in considerazione anche della tipologia di prodotto, insomma è una scatoletta di plastica, insomma non è che così al tatto dia grandissima fiducia, ecco diciamo così. Il rapporto qualità-prezzo, perché era un prodotto che all'epoca di listino stava a 499 euro, ma street price si prendeva con sconti importanti e il fatto che appunto lei aggiorni la libreria in automatico, velocissima, il software è veramente una scheggia, a partire impiegherà 15 secondi, penso, o qualcosa di simile, eh, veramente un gran prodotto. Per quanto riguarda i contro, non ha l'uscita USB per il DAC, quindi ha solo un ingresso, come dicevamo prima, per lo storage e non tratta il formato DSD. Possiamo sopravvivere tranquillamente senza il formato DSD, però insomma mi sembrava doveroso dirlo.
Detto questo, andiamo alle conclusioni, andiamo al sodo. Innanzitutto, a livello audio, le differenze sono percettibili. Io per anni sono stato convinto che per fare streaming era sufficiente un mini PC, un Raspberry, perché la qualità era veramente di alto livello, ed è vero che è di alto livello, ma lo streamer è un'altra cosa. A livello proprio di resa audio, nel caso del volumio è più musicale e ho trovato una migliore separazione stereo, una separazione stereo percettibile che mi ha migliorato in maniera apprezzabile la scena sonora. Anche per quanto riguarda la K-Bass Stream Source, stessa cosa. Forse qualcosina meno in termini di separazione stereo, ma la resa audio decisamente, la resa audio è superiore, apprezzabilmente superiore come dicevo, entrambi sono più musicali rispetto al Raspberry. Il Raspberry è un po' come una foto troppo nitida, è un computer e fa il computer, e quindi sicuramente è evidente. Lo streamer invece suona meglio, poco da discutere. Se si vuole risparmiare qualcosina, insomma, parliamo di qualche decina di euro in alcuni casi, però sicuramente per iniziare, per esempio, se uno dice, sai, voglio proprio vedere cosa succede, vedere se mi piace questo mondo e così via, il Raspberry, un mini PC, sicuramente potrebbe essere una valida soluzione. Nel caso in cui invece magari volessimo sperimentare diversi sistemi operativi, per esempio come ho fatto io a suo tempo, volumi o da file, mood e così via, Raspberry o il mini PC è un'ottima soluzione, anche perché insomma una volta che uno ha capito come funziona l'installazione è veramente 10 minuti di lavoro, insomma, e ha la possibilità di fare delle prove, magari anche di mettere a confronto i vari tipi di sistemi operativi. Diversamente invece, se si vuole uno streamer moderno, ben suonante, ben fatto, fatto apposta per riprodurre musica con tutta la connettività che serve e così via, non c'è nulla di cui discutere, si va su uno streamer e il discorso è chiuso. Ma alla luce di tutto questo, dopo 2 settimane buone, intensissime di ascolti, di stacca-attacca, di prova, di switch veloci e così via, devo dire che, come direbbero in televisione, the winner is, senza il benché minimo dubbio, dei tre, quella di cui sono veramente soddisfatto e che sicuramente è migliore è la K-Bass Stream Source. Insieme naturalmente a braccetto con il volume primo, questo penso che si sia capito. Però la K-Bass Stream Source dà la sua, a parte un'estetica carinissima che a me piace, così con questa forma così ovale, però ha un costo d'attacco, non penso che non la producano più, quindi bisognerebbe andare a vedere qualche rimanenza di magazzino, però sicuramente ha un prezzo d'attacco che è meno della metà di quello del volume primo, pur avendo una resa davvero, davvero importante, davvero notevole, quindi sicuramente la vincitrice è lei. Però questo test non serviva a dire qual era migliore dei tre, ma era come dicevo, cercare la risposta al mio quesito. Vale la pena installare uno streamer dedicato per uso Wi-Fi piuttosto che un Raspberry o un mini PC o un laptop? Rullo di tamburi. Sì, ne vale la pena, decisamente sì. Quanto prima acquisterò uno streamer dedicato perché per i motivi che ho detto sopra. E, anche perché, come dicevo prima, ormai se ne prendono a costi, non dico irrisori, perché insomma non mi permetto di dire irrisori, però nel mondo dell'hi-fi dove veramente tutto costa un'eresia, uno streamer con 200-300 euro, con 300 euro si comincia a prendere della bella robetta, insomma, ecco, quindi sicuramente mi prenderò uno streamer. Mi prenderò uno streamer perché suona meglio, perché è più musicale e perché l'esperienza di utilizzo è migliore. Il Raspberry ogni tanto si impalla, ogni tanto un paio di volte mi è capitato, anche non troppo tempo fa, di doverlo formattare e reinstallare da capo. La funzione Super Search di volume, per esempio, non è che funziona benissimo perché l'hardware non ce la fa a fare tutto quello che è necessario per fare una ricerca a tappeto su tutta la libreria con l'intelligenza artificiale e bla bla bla. Quindi dico, sicuramente l'esperienza di uso è migliore. Ecco, per esempio, il Raspberry per fare il boot impiega circa un minuto e mezzo, qualcosa del genere, ma dal momento in cui si sente un jingle sui diffusori, quando diciamo che il sistema dice ok sì sono partito, però poi in realtà lì bisogna lasciarlo ancora
40-50 secondi a fargli finire tutto dello start dei servizi e tutto quello che gli serve, perché sennò è estremamente lento nell'utilizzo. Quindi, insomma, l'esperienza utente non è proprio il massimo con Raspberry. Ecco, il mio comincia ad avere anche qualche anno, quindi sicuramente soffre quello lì. Quindi spero di esservi stato d'aiuto. Tante volte si parla di questi streamer, ognuno dice la sua. Non ho preso ovviamente in considerazione i DAC interni, poi è ovvio che nel momento in cui uno va a prendere uno streamer con DAC integrato, più spende più ha, è inutile che ci giriamo intorno, insomma. Però per quanto riguarda lo streamer puro, se uno ha un DAC esterno e ha bisogno di solo trasporto, spero che in qualche modo sia riuscito ad aiutarvi. Io vi saluto e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere like al video e tutto il resto, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!